Buona domenica a tutti, oggi qui con noi Martina. Ciao a tutti. Allora Martina, so che vieni qui per mal di testa, questi mal di testa da quello che ho capito stanno diventando sempre più importanti e fastidiosi. Dove hai questo dolore? Ti arriva come se fosse un casco dietro gli occhi? Come ti arriva? Qua nella zona più Ok, proprio frontale. nel frontale e nelle tempie, Esatto. giusto? Fammi vedere una cosa, ti posso chiedere di venire qui? Guarda lì dove ci sono questi quadratini, rivolta verso di me. Ok. Vieni pure un po' più avanti, così va bene. Mi dai le braccia? Hai messo l'apparecchio, giusto? Sì. Spingi in alto, spingi forte le braccia in alto, resiste la mia forza qui. Ok, stringi per favore i denti, spingi in alto e subito qua cede tutto. Quindi sicuramente la muscolatura della bocca ha qualcosa che non va. Posso chiederti di farmi vedere i denti così? Apri, ok. Tu hai una tipica, vedo, disfunzione della lingua, la porti bene in avanti. Fammi vedere di nuovo, scusa. Ok, quindi tu hai una condizione già più interessante proprio per la deglutizione, si chiama atipica, ok? Infatti ti chiedo di inghiottire. Vedi, ecco, già mi dice tutto. Perché ha fatto questo movimento? Perché la lingua ha una zona legamentosa che si attacca alla parte, diciamo, cervicale media, si chiama rafe mediano. E il problema qual è? Che lei non ha abbastanza tensione, abbastanza comunque libertà di movimento della stessa lingua, infatti non tocca neanche il palato, vero la lingua? Di conseguenza quando inghiotta ha bisogno della cervicale per essere aiutata, e questa già è una condizione di per sé molto interessante dal punto di vista clinico. Inoltre notiamo delle cose particolari, le ginocchia molto ma molto in estensione, tipico delle tensioni della catena anteromediale, che è quella della lingua. Catena intendo catena muscolare, devi sapere che la lingua è una catena fa parte di una catena molto lunga, arriva fino ai piedi, fino agli alluci, ok? E porta proprio questa condizione, il bacino molto in avanti, anche se sei magra hai proprio la tendenza ad avere come il pancino in fuori, le scapole alate, leggera scoliosi e la testa molto in avanti come ce l'hai tu, va bene? Questa problematica è forse la cosa più importante per te, perché ti crea dei fastidi proprio sicuramente nella parte alta cervicale, in quest'area delle spalle e nell'area lombare bassa. Ho ragione? Sì. Ti posso chiedere per piacere di nuovo le braccia? Ok, ti posso chiedere di portare la lingua, esatto, di là, spingi in alto, le braccia, grazie, forte forte, e qua va bene, dall'altro lato, spingi. Qua va bene, portala in avanti, tipo per toccarti il naso, impossibile per te, spingi in alto, fallo, spingi, e qui cede completamente proprio, ok? Quindi hai una difficoltà non tanto laterale, ok, ma proprio legata alla trazione. Ti chiedo per piacere di metterti dall'altro lato, girati, gira qua e siediti in questa direzione, verso di là. Ti faccio vedere una cosa, se tu mi abbassi la testa e spingi in basso forte forte la testa, sarai super debole, vedi? È normale perché hai sicuramente moltissime tendenze a stringere i denti. Mantieni le mani qua, giù la testa, spingi in basso e ora ritorna subito forte. Dice, che cos'è questa follia? Semplicemente sono i punti, si chiamano neurolinfatici lasciati ai muscoli della bocca, quindi è come momentaneamente se li stessimo escludendo dal nostro test. Li andiamo un attimo a trattare, così prepariamo proprio i muscoletti della bocca a far rinforzare un po' tutti i muscoletti attorno. Spingi in basso, spingi, ritorna tutto forte, ok, questo è già importante. Mi dai le mani, apri le dita, tienile forti forti, non mi fare vincere, ok, stringi, ottimo, chiudi, spingi in basso, in alto, di lato e in alto. Mazza, brava, ricettiva. Pancia in su. Giustamente così. Sì. Poi cioè di notte ho la Il bruxismo. bite, esatto. Usi il bite? Esatto, sì. Ok, ottimo. Purtroppo temo non basti, ok, a livello odontoiatrico, quindi sicuramente il bite contiene, ok, però deve essere sicuramente seguito da, diciamo, un lavoro odontoiatrico più importante qui.
Porta la lingua sul palato, anche se non ci arrivi. Vai proprio fai di tutto per stirare, stirare, stirare. Inghiotti. Porta la lingua tipo fuori, come per toccare il naso. Vedi che ti viene molto male a muovere la cervicale, vero? Tanto lo devo fare io però, ok? Te rimani ferma. Se riesci per favore mantieni la lingua fuori. Guarda come proprio non riesci, no? A stare, la tensione è veramente esagerata. Lascia morbida. Sbloccherò la cervicale adesso, non ti fa nessun male, non ti preoccupare. Puoi spingere per piacere contro la mia mano qui, ruota verso la sinistra. Sì, 1, 2, guarda di là. Ora guarda me, lascia morbida. Fatto, visto? Spingi contro di qua. No, la mandibola verso di qua. 1, 2, guarda di là, guarda me, lascia. Ecco fatto. Mi fai rivedere, porti la lingua su. Esatto. Adesso ce la fai, vedi? Sembra strano, ma è proprio vero. 1. Sempre lingua su, per favore. Le braccia in fuori. Così, bravissimo. Porta una fuori di qua e una fuori di qua, i piedi giù, ok? E i pollici, ok, come se volessi toccare terra. Lo so che tira tanto. Morbida. Lingua fuori. Sto di i capelli. Ok. Testa indietro, bravo, lingua su. Tira un po', sì? Infatti. È tutta la catena, una catena muscolare, la dobbiamo un po' lavorare perché è troppo tesa, ok? Per piacere ancora, mantieni questa posizione. Tira fuori per fuori la lingua, dalla me proprio, non è facile per te. Accettabile? No. Tira fuori. Brava, Lascia pure. Bravissimo. Scusa un secondo. Piega solo la gamba. Grazie. Piega. Dai pure a me le braccia, bravissimo. Questa la tieni così, morbida,
Ecco fatta, queste si spaventavano da morire, io lo so già. Ok, attenzione che cade per cuscino. Riportiamo tutto in linea. Eccoci qua. Già mi sembra bene. Ok, ti faccio mettere a pancia in giù per piacere. Ci sono le braccia. Faccio così. Sì, sì. Bella dismetria sinistra. Oppure no. Quindi qua mi fa questa zona qua. Sempre più male, vero? Sì, alle spalle soprattutto. Ecco questa parte qua. Qui sopra proprio qua. Abbiamo, vedi, quest'area qui, costale un po' più bassa, cioè bassa rispetto all'altro lato intendo, la K2 e K3 che sono in blocco, morbida, morbida, sentirai un bel click. Ecco fatto. Adesso sblocchiamo invece questa che è un po' più prima seconda, morbida, eccola là, questa che meraviglia, tutta libera. Abbiamo anche un problema dell'occipite causato dalla lingua. Sì. Sì, ora te lo sblocco subito. Ok. Eccoci. Gira la testa verso la tua destra. Aspetta che spostiamo i capelli, ti chiedo scusa. Eccoci qua. Dammi la testa. Giù. Ok. Morbida, morbida. Giù. Bravissimo. Va bene così. No, no, no. Fammi vedere, non è scontato. Infatti non serve, meglio. Rilassati. Un bel respirone. Butta l'aria, rilassa completamente. Bravissimo. Piacevole, sì? Sì. Abbastanza.
Qui fa male, sì, morbido, rilassa. Eccolo là. Perfetto. 1, 2. Vieni per favore sul fianco, verso di me. Vieni verso di me. Così. Sì, sì. Perfetto. Questo da me, guarda, così, rimani in questa posizione. Stai giù, non ti preoccupare, giù col braccio, la testa giù. Questa era da me, per favore. Tieni bene qui, morbido. Ecco fatta, dall'altro lato. Ok, zero male, giusto? No. Ok, posso avere un attimo il braccio? Morbido. Ecco sì, panza in su per favore. Ok, adesso ti devo chiedere, guarda, di rimanere con le braccia così, ok? Le gambe piegate per favore. Di spaventare non succede niente ovviamente. Solleva la testa. Ok, attenzione un attimo sul fronte dei capelli. Ok. Ti chiedo soltanto una cosa, se ti dà fastidio con gli orecchini. Se io faccio questo fa male agli orecchini? No. Ok, mi fai un respiro? Quando butterai l'aria, io leggerissimamente tirerò, ma non farà niente di male. Butta l'aria, quindi prendi l'aria, butta l'aria, sentiremo un piccolo grip. Ecco fatto, basta, ok? Ti allunga di 3 cm. Ah, ok. Ti sentirai estremamente liberata, ok? Ti siedi per piacere un attimo, grazie. Bravo. Fa vedere innanzitutto, esatto, c'è il livello di tensione, praticamente è sparito, ok? Perché eri troppo tesa, quindi giustamente, ma è colpa della lingua, non è colpa tua. Adesso posso chiederti, guarda, scusami, guarda verso di là, inghiotti, ok, già ci siamo un po' meglio, giusto? Allora, gira la testa, gira quasi, aspetta, morbida. Possiamo migliorare la parte finale, qua andiamo alla grande, vedi? Il problema è ancora qua, vedi? Ti fa male. Guarda, scusa, dammi la mano, la mantieni così e questa sopra di te, esatto. Un bel respiro, butta, rilassati completamente. Un bel respiro, rilassa, butta. Eccolo là, a posto. Vediamo se adesso ci siamo. La testa gira come a 360 gradi quasi, va bene? Perfetto, vieni in piedi cortesemente. Io ritengo finito il nostro trattamento, è un lavoro un po' più lungo, ok? Quindi chiaramente dobbiamo iniziare da un primo passo, giusto come un lungo viaggio inizia con il primo passo. Hai sicuramente tantissimo margine di miglioramento su tutti i campi, dal mal di testa, secondo me piano piano te lo dovresti veramente dimenticare, esatto. Chiaramente non è una cosa che può sparire in una volta, sicuramente può migliorare tanto in una volta, però sarebbe un qualcosa da mantenere nel tempo e ti dimenticheresti del mal di testa, ti dimenticheresti sicuramente di tutti i dolori di cui abbiamo parlato prima. Per oggi devo dire che sono più che soddisfatto di quello che abbiamo ottenuto, è stato un grande piacere, grazie per aver assistito al mio studio. Comunque mi sento meglio. Mi fa tanto piacere. Soprattutto perché io proprio sono sempre bloccata con mia mamma e il fisioterapista o ieri volta non mi faccio bloccare perché anzi mi dice che se avessi avuto una paziente come me non ci cambiamo lavoro. No, perché magari con lei ho quella confidenza che non mi sto ferma in questo modo, quindi non mi faccio. Guarda, è così che funziona, quindi non è colpa tua, guarda, anche con noi, in generale con i genitori è difficilissimo, credimi, perché c'è il giudizio, no? C'è la paura a volte di sbagliare qualcosa, che vieni, non lo so, ci sono tante cose poi che entrano in gioco a livello anche emotivo, no? E quindi secondo me è più che normale, io non vado da parenti. Magari da un estraneo, nel senso ti senti in un altro modo. Dipende cosa c'è quella fanno, professionalità, no? nel senso da parte di lei è una professionalità, nel senso che comunque non normale. si vede
Però ti dico è super normale, cioè non è strano, ok? Per quanto invece riguarda te, il tuo grande problema è proprio lì, cioè te l'ho detto, sicuramente il lavoro odontoiatrico è importante, Sì, perché me l'aveva detto. un lato che non tocca per nulla, perché questo purtroppo è stato causato e portato con quell'apparecchio che mi hai detto, no? Sì. Perché sarebbe stato peggio, tu avevi i denti un po' in avanti, giusto? Sì, esatto. No, è stato ottimo il lavoro, però come vedi, cioè, mancava Ancora. sai cosa facevano prima? Oddio, lo fanno ancora, però dipende a volte se la mamma vuole, no? Solitamente proprio lo tagliano con i laser, tu devi fare ovviamente l'odontoiatra, che lo cauterizza subito, cioè ti fa un taglietto nel frenulo basso della lingua, così dà apertura, dà proprio elasticità maggiore alla lingua, un secondo non senti niente, effettivamente aiuta un po'. Anzi, questo non me l'avevano mai te detto. l'hanno proposto forse perché non lo faceva proprio il dentista, capito? Perché a volte poi veramente lo cauterizzano subito con laser, cioè fa il taglio e la lingua si, diciamo, inizia a liberarsi e allora poi lì con la logopedia. Perché io metto la lingua troppo in avanti. Sì, no, e invece in avanti, devi sì. toccare dietro, sì, Esatto. sopra e dietro, sì. E quello Questo è il l'ho mio notato problema. subito perché comunque io sono specializzato anche in questo, quindi lo vedo, però Quindi per questo ho un mal di testa. sì, assolutamente. E poi va a toccare anche la zona di quella cervicale. Assolutamente. Mi piacerebbe trattarti in modo un po' più continuativo, non sarebbe male. Cioè, risolveremo sicuramente bene, ok, in modo continuativo nel tempo la tua problematica, perché effettivamente sei giovani, quanti anni hai? 23 anni, no? In questa età mal di testa non ci devono stare. Infatti mi prendo sempre occhi, però certo, quando mi tratta mia mamma che inizia Sì, tipo sì. da qua, tutte le Chiaro, punti, certo. da là mi Poi passa. stai meglio, giustamente. Sì, infatti quando lei non c'è Sì, subito occhi, Purtroppo quando lei invece è a capisco. casa e mi può trattare. Purtroppo, cioè, di base la donna in questo momento può ovviamente lavorare sul tuo sintomo, no? Su quello che poi effettivamente è ciò che ti fa male poi all'ultimo, no? Però purtroppo bisogna lavorare alla base, se no ti ritorna sempre. Cioè il concetto è non farlo più tornare, ok? E non sente come fa lei da sola perché non è poi il suo lavoro, giustamente deve fare attorno, ok? Chiaramente lì andando un po' più nello specifico c'è tanto da lavorare. Esatto. Va bene, mi ha fatto tanto piacere.